Ciao, io sono Matteo, tiro con l'arco da più di 20 anni sia a compound che arco nudo e oggi voglio parlarvi di un rest di cui probabilmente non avete ancora sentito parlare, il rest hunt. Questo rest è pensato da Anton Wilhelm, sorry Anton if I mispronounce it badly, ed è anche prodotto dallo stesso Anton e come dice l'acronimo Ant Barebow Rest è stato pensato appositamente per l'arco nudo. I motivi che mi hanno portato all'acquisto di questo rest sono molteplici e adesso ve li mostro e poi lo andremo a testare insieme perché devo ancora effettivamente vedere come si comporti nella realtà. Il rest arriva all'interno di questa scatola, ma di questa non ce ne facciamo nulla, quello che ci interessa è quello che c'è al suo interno, che è il rest che poi andremo a vedere più nel dettaglio. All'interno poi c'è anche la vite per il montaggio sull'arco e diversi magneti di ricambio e qui, spoiler, il funzionamento del rest è magnetico. Questo rest nasce per la caccia, quindi per essere utilizzato con frecce pesanti e libraggi alti. Poi nel tempo si è evoluto e ne esistono adesso 3 versioni. Quella che ho in mano attualmente si chiama Single Magnet, in cui c'è un singolo magnete, poi vedremo bene il funzionamento qui, e una vite a livello superiore per andare a regolare appunto la sensibilità con cui cade il rest. E poi ne esiste un'altra versione che ho sempre qua e da questa versione si può estrarre la standard e la dual light. Quindi in questo caso i magneti sono doppi, come vedete, uno sopra e uno sotto. La differenza è proprio nella forza iniziale del magnete, dual standard, il resto originale pensato appunto per la caccia, e poi il dual light in cui i due magneti, come in questo caso, di partenza sono più piccoli, quindi la forza necessaria per far cadere il rest è inferiore. Ora, ritornando al single magnet, perché anche la versione, la costruzione ultima, cambiano alcune rifiniture, il posizionamento della vite, passando a studiare il rest, come vedete, la cosa che mi piace tantissimo sono la sua semplicità e la sua solidità. Solidità perché è composto da due pezzi, l'hardware centrale che serve appunto per installare il rest sul riser e poi il monolite in ottone a cui è installato il ferretto del rest, ferretto in acciaio armonico se non ricordo male, ma spessore pazzesco, siamo sui 3 mm e nonostante questo è di una malleabilità incredibile. Il tutto inserito all'interno del monolite in ottone con un cuscinetto a sfera, quindi la fluidità della caduta è veramente incredibile. Una singola vite che va a bloccare il rest ed è anche quella che ci permette poi la regolazione orizzontale e verticale del rest, ma anche qui pensate di andare a spanare questa vite, cosa impossibile, visto che tutti i rest tendono ad avere viti molto piccole, e poi abbiamo il meccanismo che fa lavorare il rest. Quindi, come vedete, abbiamo una parte mobile e due parti fisse, una che ha un magnete e l'altra che ha una vite che non fa altro che andare a permettere una regolazione, diciamo, micrometrica della caduta del rest, in cui avvitando questa vite si va in battuta sulla parte mobile e quindi si può avere una posizione di partenza. La cosa interessante, molto bella, è che con i vari magneti che vengono forniti poi nella scatola, io posso andare ad aumentare la forza iniziale del magnete. Ora, qua stiamo esagerando, però, come potete capire, io posso installare ulteriori magneti e questi mi andranno ad aumentare la forza necessaria a far cadere il rest. Questo è un ibrido tra un rest classico e un rest a caduta. Mi spiego, nello sniper quello che succede è che il rest cade e il ferretto rimane giù e bisogna riportarlo su. In un rest classico il ferretto è sempre nella sua posizione di partenza, il movimento è verso l'interno del riser, però l'assorbimento della pressione
della freccia al momento dell'uscita è minimo, non c'è un assorbimento sull'asse verticale. Questo vuole essere un ibrido, un po' come il concetto del B-drop, per intenderci, in cui però la caduta è solo verticale, che è pensato per assorbire la forza della freccia alle diverse distanze. La forza necessaria per spostare il ferretto è inversamente proporzionale alla distanza tra la parte mobile e il magnete. Per farla semplice, nella posizione di partenza il magnete è duro da spostare, più io mi allontano dalla sua posizione di partenza, più sarà semplice muovere questo ferretto. Come vedete il rest torna sempre alla sua posizione di partenza. Concettualmente io dovrei avere lo stesso risultato dello sniper e questo mi permette di avere quindi un compattamento degli string alle varie distanze e un'uscita sempre uguale della freccia. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è come sia facile andare a modificare la forma del ferretto. Abbiamo visto che è molto spesso, tuttavia è molto semplice, è molto malleabile come acciaio e quindi molto semplice andare a modificarne la forma. Ora ho in mano il rest, il vecchio modello, perché ovviamente non voglio mettermi a modificare la forma di quello nuovo che gli va già bene. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è non so se riesco a metterla a fuoco, eccolo qui, il cuscinetto a sfera e quindi non andare a forzare su questo punto. Quindi se avete delle pinze senza zigrinature, meglio, altrimenti si mette un panno, qualcosa, una protezione sul ferretto e vi faccio vedere che anche a mano è semplicissimo andare a modificare la forma. Ora si blocca la prima parte del ferretto per essere sicuri di non forzare sul cuscinetto a sfera e poi anche a mano, guardate quanto è semplice andare a modificare. E questo è un grande plus perché io posso ottenere tutte le varie forme senza andare a dover modificare pezzi, cambiare pezzi, senza rischiare soprattutto che il ferretto si rompa. Ora magari io voglio avere più sostegno della freccia e tuttavia avere meno possibilità di prendere dentro con le alette qui, quindi io posso andare a creare questa forma, ma posso anche andare a piegarlo all'interno. Se io blocco il rest, blocco il ferretto, posso piegare una parte all'interno e poi magari posso piegare l'ultima parte verso l'esterno. Ora qui magari servirebbe un'altra pinza, vediamo se riesco. Ok, faccio un po' fatica adesso, però vedete che adesso inizia ad andare qua verso l'interno, poi verso l'esterno, qui verso l'alto e quindi posso ottenere tutte le varie e tutte le forme che meglio credo. E questo è, secondo me, un altro grande vantaggio di questo RES che rientra sia nella robustezza, sia nella semplicità e anche nell'ingegnerizzazione, proprio in come è stato pensato. Adesso andiamo a provarlo insieme, questo REST, e devo essere sincero, se mi darà gli stessi risultati dello sniper, io credo che cambierò, perché la semplicità che ha questo REST e la solidità che mi dà è qualcosa che spero si riesca a vedere e percepire anche nel video, perché è veramente di fattura pregevole. Se voleste contattare Anton per avere maggiori informazioni o per comprare il REST, vi lascio qui il suo Facebook. Questo invece è il suo account di Instagram. C'è anche un sito web dedicato al REST e navigando, come potete vedere, ci sono diversi menu, spiega la storia, le opzioni del magnete, il setup, ci sono poi diverse foto e anche delle FAQ e c'è anche una sezione contatti. Non è ancora possibile acquistare il REST direttamente dal sito, però da qui è possibile mettersi in contatto con Anton o da qui o da suoi social per avere informazioni sull'acquisto, sulla spedizione e quant'altro. Ho montato il REST,
ho allineato ovviamente la freccia in modo che passi al centro del bottone e l'altra cosa che ho fatto è portare il rest in maniera tale che finisca praticamente appena dopo il bottone. Un'altra cosa che ho fatto è stato modificare l'allineamento delle alette, quindi invece che avere l'orientamento con una letta a ore 4, una a ore 2 e la penna indice a ore 9, ho modificato leggermente portando la penna a ore 4 a ore 6. Questo per avere più clearance, più spazio di passaggio della freccia e della letta, visto che sto dando delle alette grosse, vicino al ferretto. Se avete visto lo scorso video sulla messa a punto, sapete che avevo già il center shot al limite. Questo rest è leggermente più spesso rispetto allo sniper. Fortunatamente mi è arrivato il bottone più lungo, il ricambio in realtà del bottone più lungo, perché il bello dello sniper è che è tutto modulabile. La messa a punto l'ho lasciata uguale a quello dello sniper. Avete nello scorso video della messa a punto, quell'allenamento era andato alla grande, quindi non ho voluto più toccare nulla. L'unica cosa, ho messo la corda fucsia, quella con il punto di incocco flottante, così da vedere se ci sono eventuali modifiche da fare nell'altezza del punto di incocco, cosa che mi aspetto perché ovviamente questo rest non è lo sniper e quindi anche se il concetto è simile, però lavorano probabilmente in maniera diversa e possono richiedere punti di incocco diverso. Quindi adesso direi che possiamo andare a bersaglio e fare 2 tiri. Ok, come sempre ho fatto un po' di riscaldamento, possiamo passare a tirare. Dall'ultima volta è passato tanto tempo, manco a farlo apposta, non ricordo neanche lo string, ad essere sinceri. Vediamo prima di azzeccare quello e poi vediamo come si comportano. Il rumore del rest mi piace. Perché dico questo? Col fatto che lui rimbalza, non so se riesco a farvelo sentire, avevo paura che questo rumore si sentisse molto. Questa l'ho vista volare là, un po' strana, un po'... è proprio un termine tecnico. Allora, qua la rosata non è affatto male. Questa è la prima e questa è quella a cui è partita la letta. Ora, quella in alto a destra. Allora, effettivamente io so che la mia messa a punto con lo sniper è un po' al limite a livello di freccia. Probabilmente o la letta passa molto vicino al bottone e quindi modificando l'orientamento, adesso io sono andato a avere un contatto tra freccia, tra aletta e bottone, oppure questo è stato un contatto con il rest. Adesso provo a modificare leggermente l'orientamento di tutte e vediamo come va. Questo fatto che mi sia partita una letta, adesso magari ce li ho qui, provo le spennate e vediamo cosa mi dicono. Prima vedevo che la cocca forse aveva un po' troppo gioco, quindi abbasso appena appena, sono a circa 1/8, un pochettino meno. No, no, nel senso che non l'ho tirata in alcun modo per andare là con la freccia. Allora, sto avendo delle letture un po' strane. Questa è quella che non mi piace. Doveva essere un 10 per come l'ho tirata. Ci deve essere qualche tipo di contatto. Ho la spennata che va un po' dentro, un po' a sinistra. Sento una freccia, una letta mia partita. Ogni tanto sento dei rumori come se ci fosse un contatto con la letta. Mi tolgo un dubbio e proviamo a alzare un po' il libraggio. Vediamo cosa succede.
Ah, questa era la spennata, ok. Bassissima, un po' a destra. Ancora a destra. La vedo effettivamente scalciare un po'. Abbasso un po' il punto di incocco, così sono a 1/16 di pollice praticamente. Bassissimo come punto di incocco, è vero. No, non ci siamo. One eternity later. Allora, per voi è passato un attimo, per me un po' più di tempo. Non mi stavo trovando con la messa a punto, non sono più riuscito a tirare, poi ho dovuto fare un'altra gara, quindi ho dovuto rimettere la messa a punto con lo sniper, poi incasinato col lavoro, infortuni alla schiena, riesco a tirare solo adesso. Ho avuto un po' di tempo per pensare e chiacchierando anche un po' con altri arcieri mi è venuto in mente che ho anche altre frecce. In questo caso delle ACE 8,50 con 120 grani in punta. Lunghezza molto simile a quella delle Nano, quindi staticamente, bene o male, siamo lì, dinamicamente adesso le proviamo perché le ACE tendenzialmente sono dinamicamente leggermente più morbide o comunque vediamo come si comporta un'altra freccia e se riesco a trovare una messa a punto degna di cosa può darmi questo rest, perché come avete visto finora a livello di costruzione e di idea è molto bello, quindi voglio riuscire a trovare una freccia che tiri fuori il meglio da lui, quindi adesso proviamo queste ACE. Come sempre riscaldamento fatto, le ACE sono un po' più pesanti delle Nano, quindi inizio a compensare un po' con lo string, vediamo dove vanno e vediamo soprattutto se chiudono. Un po' alta forse mediamente, non la vedo benissimo. La rosata non era affatto male, un po' abitudine, stavo andando a tirare sullo sniper ma non ce n'è bisogno. Dicevo, la rosata un po' alta, però bella, forse appena appena a destra. Ora, se di solito ero fuori allenamento, tra fine anno e la schiena, adesso lo sono ancora di più, quindi mi aspetto un po' di errori bassi a destra per chiusure. Comunque adesso vediamo di sistemare bottone string e vediamo però, non voglio dire nulla, però queste ACE sembrano andare bene. Non vedo l'ultima, sembra comunque centrale, proviamo le spennate. Sono un po' sorpreso, altezza giusta un sacco a destra, per come stanno rosando l'ano l'avrei detto. Stessa lettura, non l'ho tirata bene questa, mi sembra sia andata ancora più a destra, adesso vediamola. Punto di incocco perfetto, altezza. Queste due ottime, queste un po' più alte. Adesso vedo se compensare ancora un attimino con lo string. Allora, quando ho provato le Nano avevo delle frecce impennate che ogni tanto sparavano in giro e non capivo perché, probabilmente per dei contatti con il rest, e non riuscivo ad avere una lettura della spennata. Ora, punto di incocco è giusto, la spennata rosa, quindi sicuramente anche su questa che l'ho tirata male. La spennata non ha avuto problemi di contatto sicuramente e non sembra neanche le impennate perché tutto sommato la volley di prima
qualche destra e sinistra, questa solo verticale, non sembra male. Ora, io vi direi, questa a me piacerebbe farla rientrare, però qui non sembra andare male per niente, quindi lasciamo così. Sono fuori completamente allenamento, voglio fare un po' di carico. Siamo qui a testare, provo a segnare qualche freccia, magari dato che devo fare carico metto due bersagli, quindi facciamo un 6 frecce a volée e vediamo come vanno. Non mi aspetto grandi cose, anzi, tutto il contrario. Già non ci sono fisicamente. Se poi neanche la testa va dietro al tiro, è un casino. Scusate, problemi tecnici. L'ultima freccia completamente colpa mia, l'ho ceduta. Che brutta freccia. Proprio quando la testa non c'è. Mi devo svegliare fuori. Oggi ho la testa che vaga. Però servono anche questi allenamenti, dove già fai fatica fisicamente, poi magari non ci sei mentalmente, e allora stai sul pezzo e ti concentri ancora di più e ti costringi a rientrare nel tiro nonostante la fatica fisica, nonostante la testa non ci sia. Perché poi è quello che succede quando sei sotto stress. In gara o agli scontri, non sempre sei lì fisicamente, non sempre sei lì mentalmente, però devi trovare un modo veloce anche per rimetterti insieme e tornare in carreggiata. Anche i rilasci non li sento belli fluidi, ma ci sta, il tiro è rigido. Se poi sto su una vita e mezza, non ci siamo. Però sono tutte frecce che capisco. Tutte queste frecce che stanno andando a ramengo oggi, so perché stanno andando lì. Mentre quelle che tiro bene o comunque decentemente ho un riscontro reale poi sulla targa, questa è un'ottima cosa. Peccato. Ultima volée per chiudere 30 frecce. Giusta che sia andata lì.
come dicevo, quando la testa non c'è. Allora, so perché è andata lì, però l'ho tirata bene, o meglio, l'ho tenuta mentalmente, fisicamente no, però sono più contento di tenerla mentalmente che fisicamente in questo momento, quindi va benissimo. Va bene, dai. Ho finito le 10 volée, ho segnato i punti. Allora, 279, che mi va benissimo, considerando il non allenamento, considerando le 6 volée alla volta, considerando che queste frecce non le ho selezionate, dovrei girare la cocca, dovrei controllare quelle che chiudono di più, quelle che chiudono... Va benissimo. Mi piace perché tutte le frecce che ho fatto ho capito dove sono andate. Se guardiamo la rosata, quelle che sono state tirate bene, benissimo, un sacco di 10, devo dire. Sono contento, magari poche X, ma non è un problema, soprattutto nella seconda targa non ho mai fatto una X. La X io come la considero? La considero quando la messa a punto è corretta, ovvero quando io faccio un tiro perfetto a 18 metri devo prendere la X. Quindi guardando la rosata, ok, tutte le frecce a destra è perché sono stati un mix di errori tra miei di testa e di rilascio, quello alta a sinistra, anche quello freccia brutta. Sono contento di aver fatto solo 2 frecce basse, questo 9 e questo 8. Tutto il resto devo dire molto bene. Quindi ok, un videomaker professionista, no, scherzo, però adesso vediamo di fare, perché il video non è ancora finito e anzi se vi sta piacendo vi chiedo di lasciare un mi piace, un commento e condividere il video. Adesso vediamo in slow motion come lavora la freccia, quindi se ho contatto, cosa che non credo di avere visto il risultato a bersaglio, e soprattutto vediamo come lavora il rest, perché a inizio video vi ho spiegato come dovrebbe lavorare, adesso vediamo se lavora veramente in questo modo. Abbiamo girato i video, sono contento perché non c'è contatto tra la freccia, tra la CE e il rest. Adesso vi mostro il filmato in slow motion. Come potete vedere c'è una lettura un po' particolare, nel senso che la freccia non sembra flettere molto da questo slow motion, è vero che la luce non è perfetta, quindi magari perde qualche frame, tuttavia la freccia non passa né così lontano né così vicino dal rest, ma tende ad avere la coda leggermente a sinistra, nonostante non ci sia contatto, e questo riflette poi il comportamento della spennata che abbiamo visto andare a destra, come se fosse morbida. Ora, devo capire un attimino, devo affinare leggermente la messa a punto. Devo dire che però per ora sono molto felice perché il rest mi piace molto. Sembra funzionare, sì, sembra funzionare bene. Adesso vi faccio vedere gli slow motion invece dell'uscita della freccia ai diversi string. Ora, come vi ho detto inizialmente, sotto cocca il rest dovrebbe lavorare di meno e più aumento lo string, più dovrebbe lavorare e quindi abbassarsi il ferretto. L'importante, cos'è qua il concetto? È che a tutte le distanze la freccia deve passare circa alla stessa altezza, quindi non ci devono essere distanze in cui una freccia rimane più alta, una più in linea col bottone e così via. Quindi come potete vedere sotto cocca il rest non lavora, ma a noi ce ne importa. No, tutto sommato, non lavora nel senso di non viene schiacciato in basso. Ora, questo è anche sicuramente dovuto al punto di incocco, che è tendenzialmente basso, perché quello dello sniper siamo intorno a, adesso non mi ricordo a memoria, forse un ottavo, forse un po' meno di un ottavo.
sempre con la squadretta che tocca a filo res, quindi punto di incocco sotto, ma quello che mi interessa qui è l'altezza della freccia. Infatti guardando il filmato con uno string non sotto cocca ma intorno ai 30 metri, diciamo che era il 30 metri che utilizzavo con le Nano Pro all'aperto, vedete come il rest inizia a lavorare leggermente di più e la freccia comunque passa molto in linea con il bottone ed è comunque la stessa altezza dello string sotto cocca. Andando invece con lo string dei 18 metri che sto utilizzando attualmente, effettivamente il rest inizia a lavorare sempre di più e la freccia passa sempre in linea, e con lo string dei 5 metri il rest lavora ancora di più e la freccia comunque passa sempre alla stessa altezza. Questo è proprio il risultato che volevo ottenere. Una freccia che non ha contatto e che passa sempre alla stessa altezza e quindi il rest è in grado effettivamente di ammortizzare. Ora, sicuramente adesso non sono all'aperto, non c'è Hunter, non ci sono 3D da fare, quindi non sto qui a fare una messa a punto fine anche della forza del magnete. Comunque ho fatto vedere i video ad Anton, il produttore del rest, e dal suo punto di vista potrei avere una lettura falsa morbida anche dovuta al poco contatto che c'è tra la freccia e il rest. Ora, Anton ha immaginato questo rest in maniera tale che ci sia abbastanza contatto tra la freccia e il rest affinché la freccia venga supportata dalla spinta. Perché? Questo perché se il rest cade troppo presto, e questo lo si vede soprattutto anche con il compound, e l'arco non ha abbastanza spinta da sostenere la freccia si abbassa rispetto al suo punto iniziale, mentre avendo abbastanza contatto con il rest, quando la freccia si stacca, c'è abbastanza potenza da mantenere il viaggio parallelo. Ora, in questo caso, io ho un tiller negativo e secondo Anton questo è un po' un mix di cose. Secondo lui sono leggermente fuori tiller. Questo mi porta ad abbassare il punto di incocco e avere una tempistica di contatto con il rest non troppo lunga, e questo mi porta poi a una lettura negativa, a una falsa lettura morbida. Vediamo un attimino cosa succede. Nel senso, attualmente la messa a punto sembra andare bene. Considerando tutto, ho tirato bene oggi. Riformulo, non ho tirato benissimo, però la rosata c'era e le frecce che ho sbagliato so perché sono andate lì e so perché le ho sbagliate. Quindi sono contento di come lavora il rest, della messa a punto e di come chiudono, perché facendovi rivedere poi effettivamente i risultati a bersaglio e la rosata era molto stretta e poi c'erano quegli errori che partivano, ma quelli sono completamente colpa mia. Quindi alla fine lo consiglierei? È un rest che mi è piaciuto, che mi sta piacendo? La risposta è sì. Mi piace, e se riesco a trovare una messa a punto fine, come ho detto a inizio video, lo preferirò rispetto allo sniper. Questo per diversi fattori. Ora, sono follemente innamorato dello sniper perché io vengo dal compound, o meglio, tiro anche col compound e ho sempre tirato con resta caduta, quindi questo è probabilmente un bias che mi viene dal compound, però quel concetto mi piace tantissimo. Lo sniper ha alcuni difetti, in alcuni casi di solidità, alcuni modelli o alcuni lotti tendono a rompersi di più, infatti adesso è uscita una versione rinforzata, ha diverse regolazioni e più regolazioni ci sono, più qualcosa può andare storto. E sì, è fatto bene, funziona molto bene, non mi dà l'idea di solidità che mi dà l'Ant. L'Ant è semplicissimo come idea, fatto benissimo, e il concetto è quello: assorbire l'impatto verticale dovuto al cambiamento di stringhe che abbiamo. Quindi, nonostante non mi dia una caduta e quindi non mi dia la possibilità di avere ancora più spazio per il passaggio delle alette, se comunque io trovo una messa a punto tale per cui sono tranquillo, non ho contatto, le frecce chiudono,
mi lavora uguale allo sniper, allora io passerò all'hunt. Quindi magari, probabilmente, vedrò se fare un video di comparazione anche a livello di tiro, anche a livello di punteggio tra lo sniper e l'hunt, però vediamo, ditemi se vi piacerebbe vedere un video del genere. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo.